Buongiorno a tutti quanti, oggi finalmente ultima giornata di trinciatura, ultima giornata di rimorchi e budissa. Ricordatevi di iscrivervi al canale, è una cosa davvero importante e adesso andiamo a lavorare. Allora ci sono rimasti una quindicina di ettari di secondo taglio di sorgo. Il sorgo è una pianta che ricaccia, in una stagione si possono fare anche 3 sfalci di questa pianta. Per raccattarla e portarla a casa abbiamo 2 possibilità: o falciarla come abbiamo fatto per il primo taglio, aspettare che preappassisca e poi con il pick up raccattarla e portarla a casa in budissa, oppure come stiamo facendo adesso, subito trincia e rimorchio e si va avanti col taglio diretto. Cosa cambia tra scegliere di falciare o fare il taglio diretto? L'unica differenza è l'umidità. Falciando diamo la possibilità al sorgo di preappassire anche 2-3 giorni. Col taglio diretto invece la pianta conserva tutta l'umidità, che in questo caso nel sorgo è molto alta. Noi andiamo a trinciare una pianta che ha il 22-25% di sostanza secca, il che significa che il 75% del prodotto che stiamo mettendo nella budissa è acqua. Ma allora come mai abbiamo scelto di fare il taglio diretto Ma allora come mai abbiamo scelto di fare il taglio... Ma allora come mai abbiamo scelto il taglio diretto? Beh, principalmente per la stagione. Ormai è novembre, il primo taglio avvenuto d'estate l'avevamo preappassito, ma ormai non c'è più il caldo estivo e il rischio di una pioggia è talmente alto che è molto più conveniente dire: stamani si fa il sorgo e tutto quello che si fa stamani, la sera è al sicuro, è dentro la budissa, è a casa, non c'è preoccupazione. Inoltre c'è da dire che siamo già in ritardo, ma insomma diciamo che questo è il periodo in cui bisogna pensare alle semine del prossimo anno e avere in testa, in programma, da dover fare ancora delle trinciature un pochino ti sconquassa. Quindi è molto meglio col taglio diretto togliersi il problema in un giorno e poi da domani si comincia a pensare alle semine del prossimo anno, alle semine autunno-vernine. Voglio dirvi un paio di cose sul sorgo, perché per noi è un esperimento, è il secondo anno che lo seminiamo. Il sorgo va visto come alternativa culturale al mais, quindi come il mais è una semina estiva che però, enorme differenza, richiede di molta meno acqua e soprattutto rispetto al mais ha una resistenza allo stress idrico molto più elevata. Si sa che il mais va bagnato ogni 7 giorni, se ritardi e vai a bagnarlo dopo 10, la pannocchia è scritto che ne risentirà. Invece il sorgo, anche se sta 2 settimane senza l'acqua, sta fermo. Il sorgo si chiude in se stesso e resiste. Poi, quando di nuovo viene irrigato, rinasce e ricresce esattamente da dove era rimasto. Questo è resistenza allo stress idrico. D'altro canto, l'apporto di amido da parte del sorgo è inesistente. Si sa che il mais è il foraggio principe per la produzione di amido. Ecco che allora nasce il nostro esperimento, che sta nel prendere il buono di entrambe le cose. Il mais è ottimo per la produzione di amido grazie alla grossa pannocchia, ma l'avere una grossa pannocchia ha portato la selezione a avere un tronco molto lignificato, molto rigido e per le mucche poco assimilabile, poco digeribile. È evidente, per poter resistere al vento, alla pioggia e a tutti gli agenti atmosferici, per reggere un peso grosso ci vuole una grossa struttura. Il sorgo invece, non avendo pannocchia, conserva una digeribilità della fibra eccezionale. Ecco che allora noi produciamo il mais, ma prendiamo solo la pannocchia, che è la parte che a noi ci interessa, con l'amido, e il foraggio invece lo prendiamo dal sorgo. Quindi è come se è come se montassimo la pannocchia del mais nella pianta del sorgo, così da avere il massimo dell'amido e il massimo della digeribilità della fibra. In questo modo noi prendiamo il meglio di entrambe le culture e secondo me in ottica sostenibile molto più elevata, perché il futuro è il sorgo, il mais. In Maremma il clima è troppo proibitivo per il mais. Ecco che il sorgo è una soluzione interessante. Ma lo vedete? Ma vedete che razza di piante? Sono più alte di me e queste piante qui, questo secondo taglio non ha ricevuto acqua se non le pioggerelle che ha fatto a fine estate. Noi non abbiamo dovuto fare niente per questo sorgo e guardate com'è venuto. Ecco che secondo me è una soluzione veramente sostenibile. Vi faccio vedere un'ultima cosa.
vediamo un po'. Se si guarda un po' più all'interno, ecco qua, vedete nel suolo queste crosticine nere. Questo qui è letame eccezionale, è un altro enorme vantaggio del sorgo. Quando abbiamo finito di fare il primo taglio, prima che ripartisse a crescere alla velocità della luce, noi abbiamo letamato. Questo farà sì che adesso, finito il secondo taglio, che andiamo a morganare a lavorare la terra si potrà godere tutta questa bellezza. Cioè abbiamo, tra un taglio e l'altro, abbiamo alimentato il suolo e alimentato la pianta, ovviamente. Dopodiché il sorgo ha fatto quel che doveva fare da solo. Se ha piovuto ha piovuto, se non pioveva non pioveva. In pratica, in un colpo solo abbiamo dato sostanza organica al terreno e abbiamo dato da mangiare al sorgo, che è potuto crescere, pensate, fino a 2 metri senza che noi andassimo a concimare o a fertilizzare o a irrigare o a fare qualsiasi cosa strana. Tutto questo taglio di sorgo verrà conservato grazie alla budissa. Ora sulla budissa non c'è più niente da dire. Abbiamo un bellissimo video che vi spiega nel tecnico tutto il meccanismo, ma soprattutto avrete capito che è l'unico modo con cui noi conserviamo i prodotti.